Dopo il giro in lancia nelle acque dell'Oceano Pacifico, festeggiamo questi giorni ricchi di emozioni ed avvistamenti. Ma è il momento di salutare Mompice, che ci ha stregati con tutti i segreti che conserva nonostante la sua piccolissima estensione territoriale. Le avventure in Ecuador però non finiscono qui. Siamo Alberto e Sofia. Circa un anno fa abbiamo deciso di mischiare le carte delle nostre vite. Abbiamo acquistato un Ford Transit usato in Messico, dove l'abbiamo camperizzato, l'abbiamo spedito in Argentina ed abbiamo iniziato ad inseguire un sogno di libertà che ci porterà fino in Canada. Siamo a Taballo, in Ecuador, in questo grandissimo mercato nativo che il sabato si trasforma in una grande festa, e con questo video vogliamo farvi vedere cosa possiamo comprare con $10. Oggi in questo specifico contesto socioculturale storico dell'euro, $10 valgono esattamente 10 euro, quindi il cambio è molto facile. Questa volta compreremo un po' cosine che ci servono sia per la casa, frutta e verdure e cibo, ma anche, visto che è un mercatino artigianale molto famoso, magari prendiamo anche qualche artigiania. Come si vede, di qua vendono sia cibo che vestiti che di tutto, e poi c'è un mercato apposito solo per la frutta. Vediamo se riusciamo a vedere tutte e due. Iniziamo. Questo è buono. Son 3 clases. Muy rico. Ese último, ¿Ya? ¿cuánto sale eso? 1,60. $1. ¿Ya? Listo. Muchas gracias. Pezzettino di formaggio di mucca, molto buono. Ce l'ha fatta assaggiare, era buono e noi amiamo il formaggio, quindi era scontato che il primo acquisto Erano sarebbe... tre tipi di formaggio, uno senza sale, l'altro un po' più salato, e questo era il più salato, direi, Sì. era molto buono. E quindi ci rimangono $9. Qua siamo già più nell'area del cibo, si inizia a vedere un po' di fumo, e ora volevamo comprare un po' di miele, che tra l'altro vendono proprio lì. Buenas. Manzanitas, Hola. ¿Cuánto están? de estas 6 $1, 10 $1 y 20 $1. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Ya? Oh, Gracias. Listo. Ciao. Un altro acquisto, 20 ml piccoline per $1. Qua si vede che lavorano molto il legno, come potete vedere in questo negozietto c'hanno tutto il legno. Cose per la cucina, cose per la casa in generale, e anche un po' di cestini belli fatti a mano. ¿Qué madera es esa? Aliso. Aliso. Ajá. Ay, Nosotros trabajamos aliso, zapotillo y guayacán. ok. Son maderas buenas. Sì. 50. Gracias. Due cucchiaini per la cucina. Ne avevamo bisogno, si erano rotti i nostri. In realtà non abbiamo mai avuto cucchiaini e quindi sopravviviamo con quelli che troviamo, ma questi qua mi sembrano belli, durateli, che durano. Prendiamo un po' di more, che sono bellissime. Ci danno un 50 centesimi. La metà di questo. Grazie. 50 centesimi di more, queste le avevamo già preso anche in un altro posto, solo che queste sono molto più grosse. Sì, è una varietà diversa e in Ecuador se ne trovano davvero tante, anche succhi, yogurt, è un frutto tipico e a noi piace tantissimo, quindi avanti così. Fortunati ad arrivare sabato, che è proprio il giorno dove si riempie i mercanti. Ci hanno raccontato che qua ci sono diverse tribù, proprio le chiamano, e infatti si vede la gente vestita anche in modi diversi, con acconciature diverse, è davvero coloratissimo e andiamo a esplorarlo un pochino meglio. Platano alla brace, ne fanno davvero tantissimi e lo riempono di queso. Altro platano ovunque.
Adesso prendiamo una banana di quelle tipiche che si fanno qua con un po' di formaggio per assaggiarla. Con queso? Queso, grazie. Vediamo, è da un po' che la volevamo prendere, quindi è il momento indicato. Piccolina, 50 centesimi. Muchas gracias. Grazie. È un po' dolce con salato, tipo una mischia buona. Qua è veramente il regno delle banane, te le vendono ovunque di diversi tipi, tra cui che stavo già cercando le empanadas de verde, le chiamano, che sono delle empanadas, noi le prendiamo quasi sempre di queso. Praticamente schiacciano una banana verde, la fanno bollire, la schiacciano e la usano come fosse una farina per avvolgere il queso e... Questo invece è maduro. Mandarina sin pepa, $21, È 20 già, mandarinas, come si dice, maturo. natura. Le friggono, le fanno al forno, dipende dal posto e si mangiano, veramente molto buone. ¿Me da la mitad por los 25? No, por 50. ¿Dos? Listo. 50. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Mandarini, 12 mandarine, 50 centesimi, sembrano molto belle, anche queste ne vendono veramente un sacco e avanziamo. Andando da un po' di tempo delle calamite dell'Ecuador con qualcosa che ci rappresenti, le abbiamo da sempre collezionate. Le appendevamo in frigo a casa, ma ora in viaggio le stiamo mettendo dietro le banche a metallo, quindi si appendono. E poi ci sono sempre anche queste artesanie di alpaca che sono sempre bellissime. Anche qua. Guardate un po' le varie con tutti gli animali dell'Ecuador. Sì, la cosa è che tipo alpaca è carina, ma qua non l'abbiamo visto. Molto carine, ma nessuna con qualcosa che rappresentasse il viaggio, più locali di Otavalo, dove è il primo giorno che siamo arrivati, quindi non c'è un forte legame emotivo ancora e continuiamo a cercare. Esploriamo anche questo mercatino locale con i suoi pranzi del giorno, ma decidiamo di passare oltre. Stiamo entrando nella zona del mercato di frutta e verdure, andiamo un po' a esplorare. Siamo venuti un po' a sperimentare al mercato, ora prendiamo il bolon de queso a 1,50, ce lo dividiamo, poi magari prenderemo altro. Con caffè e credo uovo, formaggio, ci hanno detto. Sì, il bolon di queso è molto tipico, non l'abbiamo mai preso, ma il concetto è lo stesso di molti cibi tipici che abbiamo preso qua. È tipo maduro, la banana quella madura, con dentro formaggio o carne, noi lo prendiamo con formaggio e lo mettono a friggere, direi, non a friggere. Ti danno il caffessito, un po' di queso e assaggiamolo, vediamo com'è. È arrivato il pranzetto, c'è il bolon che è veramente grosso. Invece che il formaggio ci hanno portato questa uova, sembra un po' un'arancina gigante. Sì, sembra un'arancina. Vediamo com'è Ci hanno dentro. dato la che ci hanno chiesto ci hanno detto di assaggiare prima di metterlo perché picca tanto e io sempre mi metto a dire che sono messicana, quindi di non preoccuparsi. E qua il caffè, il caffessito. Quindi iniziamo. Hay pollo broster, mi vesi, hay tilapia. Molto buono. Devo dire che la banana fatta così, schiacciata come una purea col formaggio e tutto, è veramente molto buona. Abbiamo fatto bene a prenderne solo uno perché siamo già pieni. Era tantissimo, una sola pallina. Il ragazzo è super simpatico e ora ci ributtiamo nel mercatino. Sì, andiamo a vedere la zona delle frutte, no, frutte, no, anche verdure direi anche.
Noi comunque siamo già pienissimi, pensavamo di prendere un secondo piatto ma non ce la facciamo più, magari qualche dolcetto poi in giro, ora vediamo un po'. Sicuramente. Sì, anzi sicuramente. Banane su banane di qualsiasi varietà, veramente ce ne sono tantissime. Ah, questo è un pomodoro che non abbiamo ancora assaggiato. Di dolce, lo fanno per fare una bevanda qua. Lo usano per fare i succhi. Lo chiamano pomodoro di albero, che dovrebbe essere un po' più dolce di quello normale. Siamo dai famosissimi gelati di Salcedo, che è una regione qua vicino. Ce l'hanno di vari gusti e ovviamente andiamo a provarli. Andiamo con due classici, 50 centesimi l'uno. Gracias. In realtà non è il gelato tradizionale di Salcedo, ma si trovano un sacco di copie in giro. Se abbiamo capito bene, questo ha cuyaba in alto, che è un frutto di qua, mora, che come dicevamo è molto molto tipica, e latte, che anche questo è molto buono. Direi che abbiamo trovato l'imán. Ci siamo presi la nostra colazione, 4 per $1. Non potevamo non prendere le banane, 8 banane 50 centesimi, sicuramente nelle zone amazzoniche riesci a prenderne anche di più, ma molto tipiche e devo dire che sono veramente buone. Siamo tornati al van, volevamo fare una precisazione che in questo momento siamo in una zona preandina a quasi 2800 metri di altitudine. L'Ecuador ha diversi ecosistemi e abbiamo deciso di fare il video qua perché questo è il mercato nativo più famoso e più grande dell'Ecuador, ma in altre zone che abbiamo visto si trovano cibi e soprattutto frutta, verdura differenti. Qua le artigianie che vendevano erano simili a arandine, ma non erano tanto forti come quelle che si possono trovare ad esempio Perù, Bolivia. nelle Ande di alta quota. Sì. Comunque abbiamo visto tutte le signore locali da qui vestite di maniera molto autoctona, con i vestiti bellissimi, usano tanto delle collanine dorate molto ben fatte, molto curate, che anche vendevano nei mercatini. Devo dire che era una cosa molto carina vederli in giro e parlavano poi una lingua che non avevamo idea cosa fosse, ma indigena. Sicuramente la loro lingua indigena. Speriamo che il video vi sia piaciuto, è il nostro primo format di cosa si può fare con $10 in questi paesi stranieri. Se vi è piaciuto il video mettete like e seguiteci sul canale e ci vediamo nella prossima puntata.